Occhio che qua si parla, Lo vedo. bloccando il traffico. Ora andiamo su. È sceso Ciccio. È sceso Ciccio. Scena 1. È andato in moto. Anche oggi il miracolo si è compiuto. Hai visto? Noi siamo qui al raduno di Mondo Campagnola per i 20 anni di Mondo Campagnola con Marco, il presidente di Mondo Campagnola. Già. Parte l'avventura. Daniele! Allora si sale la salita questa qua e si gira a sinistra. Da su quel colle lì, la parte più dove si vede il lato qua a sinistra della montagna si chiama Col della Francia, perché da lì si vedono le Alpi marittime, si vedono il Monviso, si vede quando nelle giornate limpide, mentre dopo praticamente da lì si vede tutta la parte, diciamo il nord Italia, fino da si vede benissimo la Spezia, la Palmaria, Altino, tutto il golfo. Verso monte, tornate, ci si allarga e così via. A scendere sempre marcia inserita, ridotte, fate lavorare il freno motore, pochissimo il freno, perché altrimenti se arriva a un certo punto la macchina non frena. Siamo partiti per il giro. Intanto comincerei col goderci il panorama, guarda che roba. Bel panorama. Siamo fortunati. Siamo a Levigliani, provincia di Lucca, siamo in alto ma non troppo eccessivamente in Siamo alto. a circa quasi 600 metri sopra il livello del mare. Ora facciamo circa 6 km di asfalto, dopodiché incomincerà la parte di sterrato. Andremo a fare visita alla prima cava. Bene. Questa R59 è sempre stata con te in famiglia, quindi è anche lei toscana doc. È parte della famiglia, venne comprata da mio padre nell'84, quindi a giugno questa macchina fa i 40 anni di attività in famiglia, sempre rimasta con noi. Che bello. Avevo 7 anni quando è arrivata in famiglia, quindi insomma, sono particolarmente legato, ecco. Che bello. E parliamo di un esemplare, dicevo una terza serie, potremmo considerarla della Sì, R59. A livello di allestimento di carrozzeria, questa è si colloca, essendo dell'aprile del 69, si colloca nella fase di transizione a livello di più che altro di fanaleria e calandra. Infatti ha la calandra della versione precedente con il foro passo a manovella, la fanaleria viene quasi completamente presa, quella dell'aggiornamento codice della strada, parafanghi larghi e il proiettore oscurato è ancora della serie precedente, mentre invece la fanaleria posteriore è già quella, ultimo aggiornamento codice della strada. E per quanto riguarda la meccanica mantiene le sue peculiarità a livello anche non solo delle specifiche del motore, ma della componentistica stessa, dell'accessoristica, diciamo. Sì, questa essendo nell'allestimento R59 monta già l'impianto stagno, quindi vuol dire spinterogeno completamente immergibile, la dinamo 24 volt, che questa è una vettura 24 volt, quindi dinamo 24 volt 600 watt e regolatore di tensione, anche quello completamente immergibile, che lo trovi lì ai tuoi piedi, c'è uno scatolotto quadrato e quello è il regolatore di tensione. Quindi questa vettura già ha tutti gli aggiornamenti imposti dalle specifiche militari.
Arrivando ad esempio al carburatore Solex, che allora, è montato in modo esatto. tale. Allora, il Solex, questa vettura, rispetto ad esempio all'R51 e le prime versioni della Campagnola, monta il CB. Le prime invece montavano il BIC. Quello che cambia sostanzialmente è la posizione della vaschetta del carburatore, in quanto il BIC, la vaschetta del carburatore, è montato longitudinalmente, quindi può andare in crisi nel momento in cui la macchina, esatto, forti pendenze. Esatto. Mentre invece con questa configurazione In fase di salita, diciamo. in fase di salita, esatto, viene, diciamo, molto più stabile il funzionamento, chiaramente rischia di andare in crisi Nella sulle fase forti di pendenze rollino. laterali. Esatto, sì. Però insomma, diciamo, Ovviamente in un uso fuoristradistico più estremo, su strada, ecco, questo effetto non è molto accentuato. no, esatto. Quindi diciamo tra i mali peggiori hanno deciso quello minore. Però adesso non, ecco, viene amplificata la dote della Campagnola su strada, ma su strada si comporta tutt'oggi egregiamente, soprattutto le versioni a benzina. Potremmo dire che sono piuttosto frizzanti, merito anche, diciamo, di un peso contenuto, nonostante parliamo comunque di una vettura solida che non ha nulla a che vedere con la robustezza delle auto di oggi, di un vero fuoristrada a telaio, lungheroni, però ecco, regala ancora tante soddisfazioni. Sì, beh, certo, è una macchina che ancora oggi è assolutamente godibile, nel senso che ha delle prestazioni ancora abbastanza come dire, interessanti rispetto, chiaramente tutto va confrontato con quello che era all'epoca. All'epoca, certo, considerando che prima c'era la Willys, che era un fuoristrada totalmente, al di là delle 3 marce, con uno schema sospensivo molto più rigido. Già potremmo considerare ad esempio l'avantreno della Campagnola, che presenta una vocazione totalmente indipendente, quindi partendo dalle sospensioni indipendenti fino arrivando appunto al tirante indipendente per ruota, parlando della tiranteria di sterzo. Chiaramente allora questo deriva dalle specifiche militari imposte durante il bando di gara, nel senso che proprio per specifica era richiesto il ponte rigido posteriore, per ovvi motivi, e l'avantreno a sospensioni indipendenti. Quindi infatti anche, diciamo, la concorrente, l'Alfa Matta, di cui oggi abbiamo un esemplare con noi, anche quella chiaramente adotta lo stesso identico schema, cioè ponte rigido posteriore e sospensione indipendente all'anteriore. Anche se la Matta presenta un quadrilatero all'avantreno. Fiat chiaramente in questo frangente è andata a prendere, per ovvi motivi di economia e di scala, è andata a prendere la sospensione anteriore dal Fiat Musone 1100. Esatto. È stato fatto un piccolo adeguamento sulla molla, sulla rigidezza esatto, sul K della molla, e quindi diciamo il sistema delle sospensioni l'avevano già in casa. Sfortunatamente però questo schema è abbastanza delicato per un uso fuoristradistico, nel senso che parlavi della tenuta. Esatto, appunto. sì, ci sono il sistema va in crisi perché la sospensione è fatta da una cartuccia che contiene l'ammortizzatore e la molla, quindi l'ammortizzatore è in asse con la molla, è proprio contenuto, e chiaramente tutto quanto deve essere contenuto all'interno di questo serbatoio, di questa cartuccia in bagno d'olio, soltanto che la tenuta è una tenuta molto, molto esile, una tenuta in sughero che chiaramente dopo poco cede, e a quel punto incominciano fuoriuscite di olio e tutti i problemi connessi. Questo, diciamo, questo che potremmo considerare come uno dei
punti deboli, ecco, andando a trovare il pelo nell'uovo, Certo, nelle caratteristiche della campagnola, nell'evoluzione della R59 partendo dalle primarie, quindi già dal 51 arrivando al 73, la tua è del 69. Il sistema è sempre stato quello, quindi diciamo all'epoca non è stata adottata una soluzione per migliorare anche cambiando i materiali, No. ma si tamponava appunto andando a lubrificare, a intervenire dopo, quindi è una caratteristica intrinseca della campagnola con cui bisogna convivere. sì. Quindi signori, se volete una campagnola, questa è la prima cosa da tenere a mente. Assolutamente. Sono delle vetture che regalano tantissime soddisfazioni, potrebbero essere utilizzate anche volendo più di una volta a settimana, però bisogna che vadano coccolate nel modo giusto, ecco. Assolutamente sì, chiaramente. Comunque Poi- hanno una certa età, però un'età che si portano dietro, ecco, con onore, in modo egregio e con una forte, potremmo dire, cosa che manca oggi, con una fortissima italianità. Assolutamente, italianità e personalità, che queste sono macchine che nel momento in cui chiaramente un appassionato medio ci sale prova e comincia a viaggiarci, necessariamente poi le apprezza, assolutamente. Estate, inverno, in estate assolutamente godibile, perché basta guardare, qui siamo senza telone e ha una godibilità totale e assoluta. D'inverno abbiamo un telo in cotone, in questo caso abbiamo anche una sorta di riscaldamento che comunque sia consente di stemperare un po' la temperatura, Soprattutto con il tuo telo che non è in PVC ma è in cotone. È un cotone, sì. È un cotone che diciamo mantiene anche un ambiente, ecco, quasi contemporaneo all'interno, perché non presenta grossi fastidiosi fenomeni di condensa, quindi mantiene la temperatura all'interno molto stabile senza far entrare, ecco, troppa umidità. Assolutamente, diciamo che uno dei vantaggi del telo in cotone è appunto l'impermeabilità è eccezionale e soprattutto il fatto di mantenere all'interno un ambiente, diciamo, un po' più salubre, non c'è la formazione di condensa, soprattutto quando molto, molto umido e il clima esterno è abbastanza rigido. Raccontavano chi l'ha avuta durante il servizio di leva, il servizio militare, che uno dei problemi che si potevano manifestare durante, al termine dei turni di guardia, di lasciare la macchina poi fuori all'addiaccio e con le basse temperature rischiavano di trovare i candelotti di ghiaccio che scendevano Starlattiti in campagnolo. sì, decisamente. Poi cosa importante, le campagnola, diciamo, quindi tutte le R59 sono state anche impiegate quando è subentrata la R76. Tante vetture potrebbero potenzialmente essere ancora in servizio magari in tante località montane italiane, Certo. cosa che diventa sempre più rara, però negli anni 80 e 90 poteva essere ancora, ecco, vettura di servizio abbastanza comune. Sì, ci sono ancora dei comandi, dei distaccamenti vigili del fuoco, soprattutto in Alta Italia, Trentino, dove ancora ci sono delle 1101, delle campagnole, allestimento vigili del fuoco, che sono ancora in uso. Ora proprio quest'anno, tra l'altro, ci sarà una manifestazione organizzata dai vigili del fuoco di Brunico d'Obbiaco, dove tra l'altro siamo invitati per il festeggiamento dei 150-160 anni di attività, dove ci saranno appunto delle campagnole e noi saremo presenti. Bene.
2. Vai, ok. Ora sei prima normale. Ragazzi, da quanto tempo? Sto un po' più avanti. Dobbiamo inserire innestare le facciolute? Sì. La trazione anteriore? Sì, innestala già, di già, vai. Butta giù la leva, quella lì, trazione anteriore, ok. Vai. Vai. Vai Ciccio, allora, adesso tieni sulla prima, così. Un filo di gas. Calma. Sei un po' troppo, c'è un po' troppo impeto, Sto un attimo riprendendo confidenza con i pedali. La mia prima esperienza con la campagnola è stata su una 1101, sempre benzina, però ero leggermente più arretrato. Adesso sono un po' più vincolato, ancora di più a lei, però trasmette comunque un po' di fiducia. Bisogna solo prendere più confidenza con i pedali perché si è vincolati alla posizione di guida, quindi soprattutto partendo dalla frizione, il cui fulcro del pedale va in basso, quindi cosa che su un fuoristrada di oggi non si vede, e quindi si è vincolati con piedi, corpo, distanza delle braccia dal volante, del busto dal volante, quindi la posizione delle braccia è quella giusta, però ovviamente bisogna un attimo, ecco, prenderci confidenza all'inizio. Beh, te comunque sia per l'epoca saresti stato un Vatuso, un fuori misura, quindi insomma è abbastanza normale che ti ritrovi un po' a ridosso del volante. Tieniti un pochino più distante, Ciccio. Perché nella guida in colonna e fuori strada è importante sempre tenere almeno una macchina in mezzo rispetto a chi ti precede. Questo perché, ora questo è un fondo abbastanza regolare, ma nel momento in cui si trova a passare un'asperità come un canale tagliacqua, chi ti precede rallenta e quindi rischi di andargli addosso. Quindi ecco, questa è la distanza ideale. Col gas ci siamo. Dai, stai imparando, Ciccio. Il problema è che con le gambe non si ha molto margine di distensione, quindi bisogna fare i conti con le ginocchia, con quel po' di... Quanto sei alto, Ciccio? A 1,80 m ci arrivo, quindi... Io sono nel 72, sono 10 cm almeno di differenza. E non credo che con una Willys avremmo avuto questa mobilità qui, questa sua indipendenza, questa capacità di leggere il terreno, ecco. Un'indipendenza che comunque è apprezzabile anche a distanza di oltre 70 anni. Cioè parliamo di una vettura, come ricordava Gianni nel documentario, concepita, progettata nell'immediato secondo dopoguerra. Non c'era già un concetto di guida. Bene. Te lo gestisco io il freno a mano, vai. Vero puntatacco, sì. E qui bisogna avere un po' di dimestichezza. Guarda che panorama che c'è. Vai, la tieni. Rispetto alla frizione, il pedale dell'acceleratore è molto più sensibile. Allora, fermo.
Buono, allora, seconda ridotta, vai, comincia a mollare. Ok, vai, ora siamo seconda ridotta. Madonna signori, di seconda ridotta. Si poteva partire anche di terza ridotta. Io adesso la sto mantenendo con frizione e pedale del freno, quindi per ripartire innanzitutto la sensibilità dell'acceleratore è totalmente diversa, cioè la pressione che bisogna esercitare sull'acceleratore è quasi nulla rispetto a quella della frizione e del freno, quindi in questo caso o sono rapido a spostare immediatamente la punta del pedale sull'acceleratore oppure mi aiuto con il tacco e poi sposto il piede. Vai, andiamo. Filo di gas, questa è in seconda ridotta, la macchina ha bisogno di un filo di gas. La fase iniziale, il pedale a gioco che rende più difficile la comunicazione con l'acceleratore. Dai meno gas, la macchina va da sola. Quindi paradossalmente ci vuole al contempo sia forza per gestire anche il rilascio della frizione, decisione più che altro, ma un'estrema sensibilità nel dosare l'acceleratore e al tempo stesso rapidità nel spostare il piede sull'acceleratore. Leva un po' il gas. Che spettacolo. Ce l'ho mai. Stai ben verso monte, perfetto, così. Com'è bello, no? Vai, tranquillo. Questa è già la prima cala. Cominciamo a entrare dentro. Adesso qui comincia a spenare. nonchalance, ecco. Ancora siamo con la quarta ridotta. Bisogna. Siamo con la quarta ridotta, però. Qui ci vuole un'ottava ridotta, eh sì, si sale in paradiso. Quando si dice sai guidare la 500, sai fare la doppietta, sai guidare tutte le auto, guidate una campagnola in queste condizioni che comunque non sono estreme, questo è un fuoristrada leggero, un semplice sterrato che si può fare anche con una vettura, gestire con nonchalance il cambio della campagnola, bisogna salire e scendere almeno 2-3 volte, bisogna sfottere la frizione almeno una decina di volte. Vedete?
l'ultima esperienza di Marco nel dialogare con la sua campagnola. Che paesaggio, ragazzi. La pedaliera è quella che è, la posizione è quella che è. Tra l'altro il sedile è già nella posizione più arretrata, quindi... Cioè nella posizione più arretrata. Lo so, allora sarò io che sono cresciuto a distanza di 3 anni da quando l'ho guidata la prima volta, quindi si è ridotto ancora di più il margine. Ho le ginocchia ancora più in bocca adesso, se dovessi guidare la campagnola. Vai. Mi raccomando, ragazzi. Non si va? Per moto campagnola! Peccato che non fa l'eco, fa solo divertere.
la dicono, però con rispetto di me. In coppia. Infatti, vedi. Dicevo. Su di là, di là. Sì, avevo detto a sinistra. Madonna, ho una memoria così. Attenzione che ci ciccio sempre dietro. Che è sempre imprevedibile come un'iguana. Per farvi sentire meglio l'esperienza di cassone non è che sia chissà sta. L'esperienza nel cassone non è che. Cavoli, dici che devi riprendere, non riprendi. Ragazzi, come sta andando? Bene, Bene, assolutamente. come al solito. Come al solito. Noi siamo sempre Un po' in fondo. lenti. Assolutamente. È dura la vita da cassone. Siamo un po' lenti.
Vedi che da dentro non ti fai impazzire. Occhio dietro che qua si va. Adesso la metto sul pezzo sopra. Fatto senza la Io so evacuare con l'elicottero. Non mi fido di te. Poi c'è sto pezzo iniziale che mi spiace. Vedetevi. Ma volevo la pasta.
più grandi subacquei eccetera, riconosco ai palombari viareggini di avere proprio dettato le regole di come si va sott'acqua e di come si lavora da torrente. Praticamente questo carico era assicurato ai Lloyd's di Londra, che era la più grossa compagnia al mondo, praticamente perché il transatlantico viene ritenuto perduto, perché il transatlantico affonda e affonda a una profondità dove mai era sceso nessuno. I Lloyd's pagano all'India, diciamo, rimborsano il carico, però dicono "Oh, ci sarà qualcuno che sarà in grado di intanto ritrovare dove è affondato questo transatlantico e poi scendere e poi cercare di recuperare, diciamo, questo carico". Dove era affondato l'Egypt? Nei posti peggiori al mondo. L'ingresso della Manica, battuto da tempeste, pieno oceano Atlantico, vi potete immaginare, quindi non è in un mare interno come può essere il Mediterraneo, quindi in condizioni difficilissime. Fanno qualche tentativo, diciamo così, sporadico delle società svedesi, tedesche, inglesi, per vedere non tanto di recuperare, ma intanto andava trovato, perché il problema qual era? Allora non c'era il GPS, è vero che avevano dato il Mayday eccetera eccetera, però fondamentalmente non sapevano il punto esatto dove era affondato questo transatlantico. Per farvela breve, nel 1929 una società di Genova chiamata Sorima, Società Recuperi Marittimi, ma quel 7 dicembre sarà stato per l'avvicinarsi delle feste natalizie, sarà stato per la difficoltà di ricevere. Andiamo. Qui? Sì, vai.
segui Marco. Se non perdiamo Marco, il navigatore serve un cazzo. Delia. Uno dei giorni più belli della mia vita, guidare una R59 Nel traffico, è il top ragazzi, quando si dice sai guidare una 500, sai guidare tutte le auto e no, la doppietta è solo una delle tante cose. Quando si è vincolati alla posizione di guida, come i piedi devono stare e come si devono muovere. Ragazzi, per dire all'Emiliano, nessuno mi ha mai chiesto perché non indossavo le cinture di sicurezza, no, ma tutte le macchine costruite prima del 1975 non hanno gli attacchi. in Inghilterra invece già dal 62 sembra. Sì, ma infatti attenzione, poi c'erano le vetture destinate all'esportazione che dovevano avere, perché se no non le commercializzavi. Lo stesso 124 Spider mandato negli Stati Uniti aveva gli attacchi per le cinture. Questa non c'è mai arrivata perché... Ma anche la prima serie della 4 marce Campagnola non ha l'attacco per le cinture di sicurezza. La nuova Campagnola è dalla seconda serie. E poi che comunque anche se compri una R76, le militari non hanno mai avuto gli attacchi per le cinture di sicurezza. A cambiare da luci anabaglianti a luci abbaglianti su questa macchina. Ma cosa c'entra con il lampeggio? Come fai? Hai ragione, prova a pensare, tu non hai una leva, non hai una levetta, se tu guardi sotto di fianco al tuo piede c'è un pulsante che fa la deviazione. E tutto a sinistra è un pulsante. Sotto il piede, il devioluce a pedale, il devioluce a pedale sulle macchine anteguerra, quello lì è il devioluce. Fai tutto con i piedi. E quindi io quando tu vuoi fare passare alla bagliante, tu hai le luci accese, premi il pedale e cambia la luce verde e la luce blu sul cruscotto, come su tutte le macchine, ma lo fai con il pedale, e credevo che te l'avessero detto. La prima cosa che mi è venuta in mente quando la comprai è, per fortuna che c'avevo mio babbo, dico ma scusa, non c'è una leva qua, come cazzo faccio a passare a mettere gli abbaglianti? Perché sai, la freccia è facile, c'hai un interruttore.
Siamo arrivati, stai presente? Sì, ricordo. Siamo qui a destra. Quali sono gli indicatori di posizione? Questi, banalmente. Cammino con le 4 frecce direttamente. Che c'ha? Entra dentro anche lui, Ma non hai visto che è arrivato prima? No. Chi Quel c'è? signore di Lucca con la Lega, si è venuto con la Lega, sì. Ah, no. E al finale, che palco era? Ma magari poi sono innamorato, grazie per Vai su piano perché tira a sgommare, Ti mettere intero, ti muovo il freno avanti. Vai, tranquillo. Il freno a mano serve, Funziona anche. Strano, il freno di stazionamento funziona. Ancora la diesel. Se metti di fianco alla diesel. Vai tranquillo, vai. Vieni a vedere quello che è. Oh!
bloccato pure, adesso appena sei fuori spara anche lo sportello. Più secco. First Lady, sì, com'è la situazione? scomoda. Lei è tecnicamente il capocassone, vero? Certamente. Ciccio sarà il capomacchina e Stefano il conduttore. Esattamente. Quindi possiamo anche iniziare. First Lady, lei rimane qui? Io rimango qui. Ci stiamo riscaldando. Stiamo scaldando. L'emozione, tante cose.